Buongiorno, in questo periodo di sospensione delle attività didattiche al Museo degli Strumenti Musicali stiamo andando a trovare i musicisti, facciamo tutte le attività normalmente. Oggi siamo con Lorenzo Gavanna, un flautista con una carriera internazionale ormai molto avviata. Lorenzo, siamo venuti a trovarti a casa, ci fai vedere il tuo strumento? Sì, buongiorno, ciao a tutti, anch'io sono a casa e sono qui con il mio strumento, il flauto traverso. Il flauto traverso è uno strumento molto antico, forse uno dei più antichi di tutti e risale al Medio Oriente, alla cultura del Medio Oriente e come tanti altri ormai è diventato ormai parte della cultura classica, della nostra cultura. Questo strumento suona così. Ma noi siamo forse più abituati a vedere il flauto dolce che viene anche utilizzato diffusamente nelle scuole per le attività didattiche. Che differenze ci sono tra il tuo flauto traverso e il flauto dolce? È proprio quello che dici tu, Matteo. Il flauto traverso è un tipo di flauto. Ci sono tanti tipi di flauti e quello più comune è proprio questo qui che ho in mano ora, che abbiamo quasi tutti in casa o comunque tutti abbiamo visto almeno una volta nella vita. Ed Abbiamo è, anche tentato di suonarlo, magari. sì, con anche, adesso arriviamo proprio al punto, con, possiamo dire, interessanti prospettive di Certo. realizzazione, proprio perché in realtà in questo flauto, il flauto dolce, abbiamo un'imboccatura che è già pronta. Quando noi suoniamo il flauto dolce, suonando il flauto dolce a noi basta soffiare all'interno del foro e tappando i buchi che ci sono a disposizione o liberandoli, cambiamo la nota. Quindi in realtà non c'è bisogno di una certa precisione nell'inviare l'aria all'interno del foro. Noi Quindi lo strumento ha un'imboccatura già è pronta, diciamo un'imboccatura già così. pronta, esattamente, cosa che in realtà non ha il flauto traverso. Il flauto traverso, tra gli strumenti a fiato, è uno strumento che si chiama proprio a foro libero. L'imboccatura viene considerata a foro libero o imboccatura naturale proprio perché in realtà noi non abbiamo quello che abbiamo nel flauto dolce, ma abbiamo un foro all'interno del quale noi dobbiamo soffiare e con una certa precisione dobbiamo riuscire a dividere l'aria in una certa quantità, un po' di aria deve entrare all'interno del tubo e un po' di aria esce, quindi colpire perfettamente e con una certa precisione lo spigolo di questo foro. Certo, Se tu dici una certa precisione, ma mi sembra di capire che è un'assoluta precisione per sì, determinare un bel suono, è una ecco, devi... precisione eh, molto particolare perché quando e noi facciamo il gioco possiamo essere molto sì, superficiali, diciamo imprecisi, certo, esatto, basta indirizzare imprecisi. un po' d'aria Invece all'interno nel del flauto foro. bisogna stare anche molto attenti alla posizione di questa parte che si chiama boccola che andiamo a mettere sotto le labbra e basta un minimo movimento. Ora vi faccio vedere.
vedete che con un minimo movimento e una minima copertura o apertura di questo foro diventa veramente impossibile da suonare. Certo, quindi è veramente un esercizio di estrema precisione. Io credo che molta parte dello studio personale, almeno agli inizi, per formare il suono, sia dedicata a questo, credo, Esatto, almeno. è proprio questo. La prima parte della formazione dello studio, la prima parte di studio anche dei più piccoli, inizia proprio addirittura senza tutto il flauto montato, perché il nostro flauto è molto particolare, si può addirittura... Possiamo vedere, siamo curiosi, Guardate Lorenzo. qui, noi abbiamo un flauto smontato, attenzione, smontato, non rotto, Benissimo. ed è formato, è composto, proprio il flauto traverso, quello moderno, è composto da tre parti. La prima parte, che si chiama testata, che è Quindi questa, la parte preziosa dove si forma il suono, quindi. esattamente. Poi Ma può abbiamo, suonare anche da sola, scusami, sì, io sono curioso. assolutamente. Poi abbiamo il corpo centrale e l'ultima parte, il piede. Questi sono i tre componenti. Con il corpo centrale e con il piede, fondamentalmente non possiamo creare suono. Non si può. Certo, quindi quella parte serve per governare il suono Per prodotto dalla determinare, testata. esattamente per determinare le altezze dei suoni. Che Che bello. nota andremo a suonare? Un po' esattamente come quando suoniamo il flauto dolce che liberiamo o Per- tappiamo i fori. Invece Perfetto. quello, il vero suono, esce proprio da qui, dalla testata. E con solo la testata noi possiamo iniziare a suonare. Quando vi dicevo che il flauto è uno dei più antichi strumenti, è proprio perché in realtà questo concetto che noi andiamo ad utilizzare, o che noi andiamo a impiegare, è esattamente lo stesso concetto delle canne di bambù nel flauto di Pan. Perché se noi Certo. invece di suonare così, suoniamo così, andiamo a creare, seppur di un altro materiale, una canna della canna di bambù. E infatti la vera storia del flauto traverso nasce dallo stagno. Che cosa Quando il interessante. vento passava nelle canne di bambù, nei villaggi si sentiva il suono. E infatti Beh, noi, quando siamo super precisi nel suonare il flauto, noi possiamo senza problemi continuare a soffiare, ma finché non andiamo a beccare il punto giusto, non suona. lo fai talmente bene che sembra la cosa più semplice del mondo e io non credo che Ma sia se dobbiamo esattamente essere così. sinceri, non è poi così difficile, perché questo gioco in tutta la vita, almeno una volta l'abbiamo fatto tutti, perché è lo stesso gioco che si fa con le bottiglie. Bello questo, vero, è O vero. sì, con la bottiglia, Sì, i sì. più Le, grandicelli bot- magari. le bottiglie vuote, le bottiglie di Esatto, plastica, di sì, o di vetro, sì, sì, vetro, può. esattamente. Anche già con la plastica per i più piccolini si può fare. Quindi in realtà è quello che si fa quando si suona il flauto. Bellissimo. Ma quindi Lorenzo, il flauto non è sempre stato di metallo come quello prezioso che tu hai tra le mani oggi. Esatto, il flauto in realtà ha una storia molto lunga, ma la cosa bella è che in realtà il flauto particolare, anche se non bella, ma molto particolare, è che il flauto fa parte della famiglia dei legni. E adesso Mm. andremo a capire come mai, perché in realtà il flauto, nonostante oggi venga costruito, venga fatto di metallo, i primi flauti erano proprio fatti di legno. Io qui ne ho una, Che vedete, bello. esemplare di flauto in legno molto antico, ma possiamo andare insieme a vedere nel museo proprio degli strumenti musicali, a
scoprire come in realtà era davvero come erano davvero i primi flauti traversi. Bello, bello. Riesci a portarci un momento al museo? Assolutamente sì, Ah, venite con me. bravissimo, bravissimo, bravissimo. Lorenzo, attraverso la tecnologia di Google Arts siamo riusciti a simulare una piccola visita al Museo degli Strumenti Musicali. Io vedo lì un flauto dolce molto interessante. Sì, esatto, siamo davanti alla sezione degli strumenti a fiato e come possiamo vedere ne abbiamo alcuni molto conosciuti come questo flauto dolce che citavi adesso e anche alcuni meno conosciuti come per esempio questo serpentone molto particolare, molto Interessantissimo. interessante e anche molto antico. Quando però parliamo di strumenti a fiato abbiamo appena parlato di flauti ed eccoci qui proprio nella sezione dei flauti traversi. Eccoci Degli qua, strumenti molto antichi, vedo. degli strumenti molto antichi che come dicevamo prima avevano solo fori e una chiave. È Erano vero. fatti di legno, addirittura venivano chiamati, non veniva chiamato flauto traverso, ma era il traversiere. Anche il nome quindi è leggermente differente, insomma. Esattamente, anche il nome ha avuto un'evoluzione e qui siamo davanti appunto agli esemplari più antichi che possiamo vedere che piano piano con l'evoluzione si sono aggiunte anche, vedete, delle Vedo, chiavi, sempre più chiavi. fantastico. L'aggiunta delle chiavi chiaramente ha permesso un ampliamento Ah, vedo, beh, adesso dei molto chiaramente nostri, della qualità e della strumento. quantità delle note. Ed eccoci qui con altri strumenti, sempre Cioè, flauti, con tantissime chiavi, un sistema di meccanica molto complesso. vedo molto sofisticato, complesso, quasi più fori liberi. Sì. Esattamente, non si vedono quasi più fori liberi fino ad arrivare, ecco qui, a uno strumento come abbiamo appena finito di vedere a casa mia, in metallo e con tutti i fori coperti da chiavi. Interessantissimo, quindi siamo finalmente arrivati molto prossimi allo strumento che hai presentato prima e che ti utilizzi regolarmente nella tua vita di flautista. Esatto, molto molto prossimo, molto vicino. L'ultima, una delle ultime variazioni è stata fatta da un tedesco nel 1847, Theobald Böhm. Molto bene, grazie. Ma se ho capito bene, Lorenzo, per suonare il flauto non è assolutamente necessario, anzi, non bisogna proprio muovere le mani, ma esclusivamente le dita. Esattamente, esattamente. Infatti io non muovo mai le mani. Quando suono non si muovono le mani come per esempio nel caso del pianoforte o di altri strumenti come la chitarra. Le mani rimangono sempre fisse, si muovono solo le dita, in questo modo per esempio. Bellissimo, lo fai talmente bene che sembra la cosa più semplice e più naturale del Ti mondo. ringrazio. No, in realtà ci vuole, come per tutte le cose, tanto studio, come per tutti gli Una certa strumenti e con pratica, tutte... certo. Esatto. Ma tu ci hai proprio fatto venire voglia di conoscere meglio questo strumento ora, non appena sarà possibile tornare alla normalità, e anche voglia di studiarlo, di averlo tra le mani, imparare, conoscere, capire. Bellissimo, grazie Lorenzo. Grazie, Se grazie a voi. tu hai voglia, vogliamo provare a suonare qualcosa insieme? Sì, assolutamente. Io e te, Benissimo. ognuno a casa sua. Perfetto, allora mi darai il tempo giusto di raggiungere l'organo e poi proveremo a suonare qualcosa Sarà insieme. proprio bello. Grazie. Grazie, grazie Lorenzo, grazie.